Dovrebbe costruire a Reggio Emilia il primo centro veterinario non vaccinale, ho sbagliato, dove vai a portare i cagnolini, però tipo con la mutua. Miami è innanzitutto la libertà della gente di essere com'è senza essere giudicate. Questa è una cosa che mi ha veramente subito colpito. In negativo, ecco, che mi ha colpito tantissimo di Miami, è il problema degli homeless. Ok. Allora, qui ti mentirò. Ok, spudoratamente. Fantastica. Sono tutti... Bentornati ragazzi, siamo tornati al podcast, stiamo super pieni di ospiti praticamente e devo ringraziare tutti innanzitutto per la disponibilità e venire a raccontarci le loro storie, le loro avventure, tutto quello che fino adesso abbiamo sentito di cotte e di crude e ne sentiremo ancora. Stasera abbiamo con noi un ospite d'eccezione, Stefania. Stefania, ciao a tutti. tutti. Ciao Cri, grazie per l'invito. È un piacere, Grazie, averti. Grazie a te. Allora, noi nel podcast raccontiamo un po' l'America dal punto di vista di chi la vive di più, chi non è solo, diciamo, limitato alla vacanza di pochi giorni. E quindi ci farebbe anche piacere sentire la tua esperienza, la tua storia, esatto, che cosa ti ha fatto innamorare di Miami, che cazzo siete venuti a fare qua a Miami. Allora, circa 12 anni fa abbiamo iniziato a venire a Miami per vacanza. Ok. Per vacanza. Il ragazzo, che non voglio svelare chi è adesso, che lavora con mio marito, si era già trasferito qua tanti anni fa. Sì. Quindi abbiamo avuto un punto di riferimento qui a Miami. Abbiamo iniziato a girarla un po' tutta. Abbiamo iniziato a fare i vacanzieri anno dopo anno, aggiungendo sempre più settimane, finché siamo arrivati a 3 anni fa a decidere di acquistare un appartamentino qui a Miami per viverla ancora al meglio, ed è stata una cosa stupenda, bellissima. Stupenda. Sì, molto molto bella. L'idea, che cosa ti ha colpito di più così proprio di Miami? La cosa che dici io non riesco a resistere a Miami. Allora, prima volevo dire che torno anche sempre a Miami perché i miei 2 più cari amici che vivono a Miami, Andrea ed Eric, uno fa l'interior designer, l'altro è un fashion hair stylist, quindi per forza, per venirli a vedere io devo venire a Miami. Ma la cosa che mi è piaciuta tantissimo di Miami è innanzitutto la libertà della gente di essere com'è senza essere giudicate. Questa è una cosa che mi ha veramente subito colpito. Cioè vai in Italia, arriva un pochino la ragazza cicciottella, quella vestita un po' male, quella e la gente si viene permette, un po' additate, sì, viene si un po', permette sì, un po' di giudicare. Sì. Invece qua a Miami, ecco, Miami è un paese libero, una città libera dove tu puoi vivere liberamente. Questo mi ha colpito particolarmente, sì. Diciamo una bellissima cosa. Vabbè, senza, tralasciando il clima, sempre ovvio. tralasciando la spiaggia, il mare, tralasciando non i mesi panorami, estivi, i mesi estivi, perché oggi che abbiamo avuto come si dice, un segno di cosa può essere agosto, settembre qua, cioè veramente si crepa. No, Cri, tanto grazie per avermi invitato e per avermi dato l'opportunità di vivere questa cosa che mi piace tanto. Ma guarda, è per me un onore. No, figurati. E sono felicissimo perché penso che
allora, Miami racchiude un po'... Io amo Miami, io mi sono trasferito 10 anni fa qua e mi sono innamorato di Miami e penso che tutta la gente che vive a Miami ha qualcosa da raccontare. Ed è per questo che è nato anche questo podcast, podcast perché veramente ce n'è, ne vedi di cotte e di crude. Sì. E quindi tu hai girato un po' l'America o solo visto qualcos'altro dell'America? Io ho fatto New York, Ok. Miami e punto, perché ogni volta che arrivo a Miami con mio marito dico sempre: amore, questa volta andiamo a Boston, andiamo a Dallas, andiamo a Detroit, andiamo a Las Vegas. Niente, ogni volta finiamo. ci fermiamo qua, ci fermiamo a Miami. Sì. Dal punto di vista invece negativo, qualcosa che l'America... Qui voglio toccare un tasto che per me è molto molto dolente, e cioè la cosa in negativo, ecco, che mi ha colpito tantissimo di Miami, quindi non posso dire dell'America perché è solo qua, però a New York uguale, è il problema degli homeless. Ok. Io tante volte ho provato ad aiutarne 2 o 3, specialmente con anche cagnolini che hanno la compagnia, insomma, tenuti come possono, perché non avendo i soldi Non per avendo loro, la possibilità. figurati per i cani. Ecco, il fatto di passare da una Miami Beach piena di locali, di gente che spende, che sta bene, che si diverte, a una magari downtown, dove sotto i ponti ci sono centinaia di persone che dormono per terra e che hanno bisogno veramente di tutto. Ma già lo noti anche, per dire, passeggiamo spesso su Lincoln Road, che è una delle strade principali, e vedi proprio la discrepanza, nel senso che hai veramente il passaggio il ricco ti passa il Lamborghini e poi vedi a fianco 3 Vorrei homeless. magari dire a chi non sa come funziona qua, non so se in America, ma io penso qua a Miami di sicuro, praticamente quando una persona affitta un appartamento e per 3 mesi penso non riesce a pagare l'appartamento, l'affitto, non è come in Italia che puoi stare anni e anni, no, qua dopo 3 mesi vengono, prendono le tue cose e ti sbattono fuori. Quindi magari una persona che è sempre stata anche un lavoratore, magari con un problema come c'è stato per il Covid o dopo 3 mesi si trova in mezzo alla strada, e questo mi fa molta tristezza. Sì, non è fa, anche perché Miami oramai sta raggiungendo dei livelli anche di spesa, cioè di vita normale molto alti. Esatto. Quindi veramente vedi che molta gente non ce la fa, non ce la fa anche perché... E quindi è ovvio che arrivi a un punto... Ci sono, tra l'altro c'è un ragazzo che conosco che fa l'homeless praticamente e che cerca di lavorare, però alla fine, cioè nel senso, non ti basta, alla fine non ti basta, e sì, è una situazione che purtroppo qua Un'altra cosa molto differente dalla nostra Italia, in negativo, che ti segnalo in negativo, è che, chiamiamoli canili, che poi non si chiamano così qua a Miami, ecco, i cani che non vengono adottati vengono uccisi, e questa è una cosa che mi lascia un po' così. Purtroppo c'è una cultura in generale molto diversa anche noto sugli animali. Non c'è una cura, un'attenzione, cioè per noi a livello di animali molto sono volte fanno parte della nostra famiglia, sono figli, fratelli, assolutamente. Qua no, purtroppo... qua viene considerato a tutti gli effetti un cane, un animale e non viene, vabbè, gli americani non si affezionano neanche alle persone, quindi sono un po' gli americani, da noi. io ho vissuto 4 anni, 5 anni a Fort Lauderdale con gli americani non si affezionano neanche alle persone, niente, quindi non hanno proprio loro ti scrivono il venerdì, ci vediamo il fine settimana, ci facciamo a merda
e poi boh, Finito. da lunedì tu, martedì puoi essere anche Morto. morto, puoi essere anche morto. Che È una praticamente... cultura diversa, è una cultura Esatto. diversa. Comunque sì, le uniche due cose... Ah no, aspetta un attimo. Essendo una città molto turistica Miami, ho notato anche tanta spazzatura. Ti parlo di spiagge, i Sì. posti più frequentati, spiagge, vedi la persona che ha la bottiglietta di plastica in mano con il cestino a 1 metro, ma la butta per terra. Sono molto incivili. Incivili, sono molto ecco. incivili. 3 cose, ma poi tutto il resto, ragazzi, è il top, è il top. L'idea che hai dell'America nel futuro la vedi come una possibilità eventualmente nel futuro di dire mollo completamente l'Italia e mi trasferisco in America? Allora, è un pensiero che è venuto molto più spesso a mio marito che a me. Sarà perché io dopo 3 mesi devo tornare a casa a vedere i miei genitori, ho una famiglia numerosissima, ho 4 fratelli, 14 nipoti, cioè 10 nipoti e 4 pronipoti, e dopo un po' devo tornare. Sì, Devo senti là. Però farei uno sforzo se mio marito decidesse Se tuo marito decidesse di vabbè, trasferirsi da qua, domani potrei basta. fare uno sforzo, sì. Ok. Sì, molto Ok. bello. Il cibo. Eccolo. Tasto Allora, da buona dolente. emiliana, Ok. da buona emiliana, quindi da buona forchetta, tortelli, lasagne e tagliatelle al ragù, nonché pizze, gnocchini e tutto quello che esatto, che può essere. Allora, qua a Miami io faccio un po' fatica a mangiare, non si direbbe, però No, vabbè, a me non piace molto il cibo americano. Non mi piacciono le costine con sopra i sughi, quelli Quelli dolci, proprio belli. non mi piacciono gli hamburger pieni di roba. Ci sono alcuni ristorantini italiani che sono per me il non plus ultra. Non posso fare pubblicità. Certo, puoi farlo. In Io questo vado a mangiare caso, solo da Rosinella e questo Lincoln Road, caso, ragazzi, il parmigiano. Main sponsor. Parmigiano, prosciutto crudo come se fossi in Emilia, quindi caro Roberto, il top. E anche per voi che venite a Miami, se avete voglia di una bella pizza lievitata per 72 ore che non vi fermentano lo stomaco, primi piatti e secondi squisiti da Rosinella. Io non posso dire niente perché no, sennò no, tu sembro non di puoi, parte. devi rimanere imparziale. Devi rimanere imparziale. Altri sì. cibi però, dai, Miami comunque ti aiuta un po'. Tu proprio solo italiano o per dire sushi, un po' provare qualcosa Pochino di sushi, però non mi viene. Una cosa che ho notato a Miami, o perlomeno se tu lo sai dimmelo, è che non ho trovato dei ristoranti cinesi. Oddio, adesso Cinesi? devo chiedere io aiuto non li alla ho regia. trovati. La regia, alla penso regia cinese. alla regia cinese. Cinese, lo you can eat. Però E dov'è però? Cioè io non voglio che vengano fuori No, dei, no. dei rattoni e dei Beh, c'è anche cucaracci. la cucina cubana. C'è la ti cucina piace la riso, cucina? pollo, ma È quello, il problema della cucina sudamericana è che è fondamentalmente riso, pollo e Dopo un po'. fagioli. Dopo un po', è un po'. Fatto un po' mescolato in maniera differente, però alla fine no, quello sì, il cibo manca, il cibo manca. dopo un po' manca. Torno alle cose belle Ok. di Miami, la musica ovunque e sempre. Sempre, da ogni ristorante, da ogni bar, da ogni spiaggia, da ogni club arrivano queste note di musica latina che ti mettono di buon umore appena ti svegli. Esatto. Sì, quello Tra Miami Beach e Miami città, quale preferisci? avendo preso casa a Miami Beach, io preferisco Miami Beach. E perché? Perché? Perché sono al mare, Ok. perché in città sto a Milano Esatto. e quando vengo a Miami sto al mare. Io combatto sempre con tutti quanti, perché fino adesso tutti gli ospiti che ho avuto, Tutti tutti downtown? quanti downtown. No. No, perché downtown, perché Miami Beach, io dico sempre, io mi alzo la mattina presto per andare al lavoro e io respirare
quest'area di vacanza, perché per me Miami bravo, Beach è come se fossi sempre in è vacanza, sempre bravo, vacanza. sempre vacanza. Per me sì. quest'area di vacanza costante Sempre. proprio mi mette allegria. Sì. E quindi anche tu dici sono le Hai 7 del ragione. mattino, sto andando al lavoro, però ti vedi Però sono passare. al mare. Bravissimo, esatto, però sono al mare. E abbiamo detto che nel futuro Forse. Chissà, si vedrà. Che ne Vai. pensi della comunità italiana a Miami? Oddio, che domanda. Questa è una bella domanda. Allora, qui ti mentirò. Ok, spudorata. Fantastica. Sono tutti... sono uno spettacolo. Allora, non ti parlo per mia esperienza, però per i miei amici che abitano qua, le questioni sempre più brutte e comunque quelle che hanno lasciato un po' di amaro in bocca, le hanno avute con degli italiani. Con gli italiani, Sì. questo purtroppo... Non ti do un mio giudizio perché a me fortunatamente stando qua in vacanza, cioè non è, ho quelli che conosco che per l'amor del cielo vanno bene, però a livello di lavoro, comunque di esperienze, ti posso riportare quello che Sì, no, purtroppo... i miei amici più cari mi hanno riferito, cioè che i problemi più grandi, magari le cose proprio che ti lasciano male, le hanno passate con degli italiani qua. Sì. Purtroppo è una cosa, devo dire c'è stato tra virgolette un ricambio, nel senso che si è un po' pulito, grazie al Covid, tra virgolette si è un po' pulito. Troppo. Perché però sì, effettivamente purtroppo ci siamo trovati anche a raccontare con altri ospiti che Anche loro avevano avuto disavventure. purtroppo diciamo la così. maggior parte delle volte molti si trovano a dire fate attenzione, nel senso non fate attenzione che non sono tutti così gli italiani, perché non è bello generalizzare. Però purtroppo gli italiani, ci sono stato un bel periodo di italiani a Miami molto da non fidarsi. Da non fidarsi, ecco, da non chiamare a mangiare a casa tua e lasciarli lì per andare giù a prendere il pacco di Amazon, insomma, Esatto. che si rubavano anche le porte, insomma. Che cosa consiglieresti a un italiano che viene negli Stati Uniti? Per vivere o per vacanza? Anche solo per vacanza. Che cosa consiglieresti a un italiano che dice Stefi, io vorrei andare a Miami? Ok, passa Che- prima in banca e prendi su un bel po' di soldi. Ragazzi, Quanto perché... c'hai in banca? Esatto, perché Miami è... Allora, se la vuoi vivere Five Guys, hamburger, che poi comunque anche lì, o McDonald's, no, vieni e poi ti accontenti. Se vuoi vivere invece una Miami, ristorante, un bel albergo, preparati e passa prima in banca, perché a mangiare fuori a Miami minimo, non da Rosinella, ma se vi capita di andare in altri ristoranti, minimo sono $100 a testa. Esatto. Esatto, sì. Adesso minimo, esatto. E ricordatevi italiani che quando venite a Miami è usanza, se non legge, se non obbligo, dare La mancia. sempre, sempre. Dovete, è una questione di, allora, molti camerieri, gli italiani molti non lo sanno, lo so che a volte viene visto come una cosa, come per dire, mo lo devo pagare io il cameriere. E il fatto è che il cameriere non viene pagato molte volte dal ristorante E vive con le mance, con con le mance. tips. Quindi Sì. quella percentuale che dai è oramai qua parte del conto. Quindi è come se in Italia ci fosse il coperto, lo paghi il coperto, non è che dici no, il coperto non lo voglio pagare. Quindi però purtroppo lavorando nella ristorazione purtroppo certo. molte volte ti trovi a combattere con gli italiani. No, ma toglimi, lo lascio io, gli lascio $5 su un conto da 500. No. Allora vi faccio, ragazzi, non è giusto, cioè nel senso non Solitamente su un conto da 500 almeno devi 100 calcolare, euro, 100 sì, devi 100 calcolare euro, che 100 dollari. devi calcolare un 20%. il 20%, se proprio vuoi fare il taccagno vai su Questa 18. cosa va a favore dei camerieri
camerieri italiani, quando noi torniamo, avendo questa abitudine qua a Miami, si ritrovano i soldini e non sanno perché. Esatto. Io adesso oramai dopo 10 anni, quando torno in Italia, io lascio la mancia. E molte volte mi inseguono con sto conto, faccio no, è per te, rimangono. Vedi, questa è l'unica cosa. Esatto, però è giusto, cioè nel senso bisogna farlo, mettetevelo in testa italiani che venite. Bisogna lasciare la mancia. Esatto. Racconta di Calero. Perché devo raccontare Ci danno suggerimenti dalla regia. Dalla regia. Vieni Vai. qua. Gli aneddoti molto particolari. Quello che quando sei arrivata qua non parlavi spagnolo e il giorno dopo lo parlavi. No, allora ci sono 3 cose. La tua amicizia con un 85enne cubano pensionato che ha la palma sì, allora, no, te ne dico 3. Vai. Allora, la prima settimana che sono arrivata a Miami sono entrata in Cheese Bank. Cheese si chiama? Chain, va bene, dai, ok? ci sta, no? E sono entrata sbagliando posto, andando a chiedere se mi facevano le sopracciglia al babbo, non sapendo dirlo. Io facevo con questo signore e mi guardavo, ma che cazzo vuole questa cosa? Praticamente c'erano due porte, io ho preso quella della banca invece che prendere quella dell'estetista e sono andata. E cercando di... L'altra cosa è che un giorno, andando verso Biscayne, ho trovato una spiaggia per il cagnolino, che qua dopo ve lo faccio vedere, che là adesso Gino, si sta rilassando e all'ombra. ho conosciuto 13 anni fa questo signore cubano che è venuto a Miami nel 1960 e da allora appunto vive in quella zona di Miami, e da quel giorno lì è diventato praticamente il mio papà americano. Sì? Io quando vengo a Miami la prima cosa che faccio è andare a casa di Calero, il mio amico Calero, e essendo una persona che vive con una pensione, che qua specifichiamo in America fanno schifo, lui prende $600 al mese, deve pagarsi l'affitto, deve pagarsi e io sono 13 anni e che cerco di dargli più cose possibili e per farlo stare sempre meglio. E questo signore ha una palma in mezzo alla spiaggia con sopra una targhetta che ho scritto: questa è la palma di Calero. E quindi sono molto orgogliosa di essere sua amica. Sì. E l'altra cosa cos'era? Ma perché c'ha la targhetta sulla palma? Sulla palma, esatto. Ce l'ho fatta io. Ma non mi importa, non mi piace. Ma no, scusa, esatto. No, io sapendo che 13 anni e che è dal 1960 che lui mette la sua seggiolina sotto questa palma, abbiamo fatto oramai non c'era neanche la palma. Esatto, no, c'era. Abbiamo fatto questa targa con scritto: questa è la palma di Calero, e quindi lì c'è la sua cosa, sì. L'altra cosa cos'era? Vieni qua. Dai. No. Butta altri aneddoti. Vieni a raccontare la tua Miami, scusa, Vieni a raccontarla. Così, cantato la tua bellezza. Vieni qua. Con dietro dai, il amore. sole. Vieni a bere un po' di whisky, vieni. Che è l'unica maniera per far parlare gli ospiti. Signore e signori, mio marito. Il marito. Il mio grande marito Paolo. Finiscila di toccare il microfono. Non sono mica abituata come te. Che c'è, Gino? Adesso quando sentirà il montaggio sentirà È lo stesso, mettiamo una canzone. Gino ha bevuto l'acquetta e gli è andata di traverso. Facciamo vedere pure Gino. Volevo. Allora, benvenuto Paolo, innanzitutto. Sai che sono venuto soltanto per il prosecco, te l'ho detto. Esatto, ma lo so, guarda, è per questo che ho preso il prosecco. Volevo amplificare 2 cose che ha raccontato, Ok. perché in realtà questa storia di Calero è molto affascinante. L'altra era comunque quando ho imparato lo spagnolo in un giorno. Sì. La cosa di Calero è molto Eccolo, affascinante perché 12 anni fa, ai primi tempi che arrivavamo, i cani non potevano andare in spiaggia da nessuna parte. A Miami. Ah sì? No. Non si poteva andare in Non lo spiaggia. sapevo questa cosa. Quindi l'incubo era trovare un posto dove si potesse andare col cane in spiaggia, e l'unica spiaggia che ci avevano suggerito per i cani, che poi è quella dove vanno i cubani, le persone, gli operai, così a fare le grigliate il sabato e la domenica, quindi è un merdaio di tappi e bottiglie, Disastro. è porcheria. È questa spiaggia a Rickenberry? di fronte al Rastipelli. Sì, Ok, quella lì, è di fronte al Rastipelli. Sulla Key Biscayne. Esatto, quindi
tu immagina 10 anni fa, non conoscendo Miami, con la guida un po' improbabile che c'è qua perché sorpassano a destra e a sinistra, questa di giorno si pigliava e andava in questa spiaggetta qua, io con un esatto. poi lei in macchina, si incazza. A proposito, state attenti a Miami a guidare perché le macchine passano a destra, a sinistra E sopra. e sopra anche. E non sanno guidare. E non sanno guidare, vero? Devo raccontarli io i tuoi aneddoti interessanti, poi racconto anche quella di Maluma. Yeah! Stavo cominciando per stalking. Per stalking. Però alla fine ce l'ho fatta. Ce la fai e poi la raccontiamo. Praticamente scopre questa spiaggia, no, dove poteva andare col cane, quindi lì ha cominciato ad andare tutti i giorni e ha conosciuto questo signore Calero che è una persona che vive pescando, cioè è un personaggio perché lo conoscono tutti. Calero lì è un'istituzione, no? E poi è nata questa amicizia, il che ho dovuto fare un abbonamento in Italia per telefonare all'estero in modo che lei possa ogni tanto perché poi lei quando parla al telefono a distanza deve urlare E pensando se no non mi sentono. esatto, la sua risposta è, se no non mi sento. Ci sono 12 ore di aereo, scusa, giustamente. E quindi a distanza. attacchiamoci a come fa a parlare spagnolo mia moglie. Mia moglie parla spagnolo fluentemente, dove non arriva gesticola e la capiscono. Un giorno è stato il primo anno che abbiamo fatto 3 mesi, si parla di quasi 10 anni fa. No, di più? 12 anni fa? No, 10 anni fa secondo me. Secondo me abbiamo di fatto più. 3 mesi. Mm. Dove la lascio da sola, io devo andare a lavorare tutto il giorno e quindi fondamentalmente lei doveva ingegnarsi, quindi le sue prime scoperte, le 4 ore di lavanderia tutti i giorni, poi è una maniaca del pulito, quindi 4 ore di lavanderia e quindi doversi barcamenare, un giorno va in spiaggia, conosce questa argentina, la sera torna a casa, La Claudia accusa. Ciao Claudia. sentiva che la chiamava e parlava spagnolo. La La conosci? mamma della mia collega. Ma non ci credo! È lei! No, vabbè, il mondo Oh, hai di- fatto anche Maria De Filippi. Esatto, vabbè, Aprire la busta. Non ci credo! Lo giuro. Se Pazzesco. vuoi ti presento la figlia. No, la conosco, ma quella che ha partorito o l'altra? Sì, quella No, che ha vabbè, partorito. tu vabbè, ti rendi vabbè. Questo è Capisci? Miami, questo è Però Miami. Parliamo, No, sì. perché tutti pensano che sia la città, ma è un piccolo Questo paese. no, esatto. Vabbè, quindi conosco la Conosce Claudia. questa donna argentina, si conoscono in spiaggia, passano le giornate e questa comincia a parlare fluentemente spagnolo. Dico, amore, ma tu hai studiato spagnolo? No, ma parla proprio bene. Tant'è che quando è in spiaggia con gli altri argentini, spagnoli, Sì, tutto capito. questo però ha creato un problema a me, che io già parlo malissimo l'inglese. Quindi adesso solo spagnolo. Sento parlare solo spagnolo, quindi cerco di fare Spanglish e faccio cagare sia in spagnolo che in inglese. Bravo. In 10 anni non ho mai imparato né lo spagnolo né l'inglese. Si sente lui? Sì, sì, prova, Sì, guarda, sì, sì. esatto, fai così. No, ma si Tienilo. sente che c'è silenzio, Sì, non ti stare a esatto. preoccupare. Ma sei bello. amore. Grazie, anche tu, amore mio. Mettilo in mezzo, qua Ecco, sulla lo tengo spalla. io se no. Così. Eccoci. Rimanete L'altro abbracciati. aneddoto... Era Maluma, no? Adesso sono Maluma. curioso di Maluma. Allora, questo è una mia cosa che mi ha fatto innamorare di Miami. Per me Miami è il jet ski. Cioè il jet ski è stata la cosa che mi ha cambiato l'esistenza. Io sono innamorato di quel mezzo di trasporto al punto che sono impazzito. Adesso sto facendo la patente nautica, lo voglio anche in Italia. Ma qui il jet ski è come dire in Italia lo scooterone. Qua tutti si muovono con sto cazzo di jet ski. Cioè, i gruppi di motorari che si muovono in jet ski, tamarria, Sì. cose. Però è stato quello che ha permesso un po' di vivere la vera Miami, che è il local vive la baia. La baia, esatto. Infatti chi vive a Miami vive alla baia, non vive il South Beach piuttosto che lì incontri i turisti. Qua il minimo di imbarcazione, che poi non costano tantissimo le imbarcazioni, come ti puoi muovere con un mezzo natante, vai nella baia, isolotti, musica, sandbar. Scopro Brace. sto cazzo di jet ski, mi indebito come un bastardo, mi compro il jet ski. Vero, Vero? ragazzi, sto cazzo vero. di jet ski. Lei un giorno si infatua di sto cazzo di Maluma, di coglioni così, sto cazzo di Maluma, scopre che c'è Maluma a È Miami, geloso. cerca di capire dalle No, me l'ha sto- detto Andrea dove Aspetta, abitava dalle Maluma. storie inizia un'indagine insieme Non al suo poverino, non amico in- sputtaniamo il Andrea. nostro amico in Italia, che conosce Miami benissimo, La le conosce ville, le tutta. cose, quindi cominciano, scoprono dove cazzo è sta villa. Minchia, lei, aspetta, la settimana precedente ha passato 3 giorni a girarsi tutte le ville di Miami, questo cazzo di jet ski in ronda, che la Da gente sola. pensava che fosse una che andava a rubare. Scopre sta cazzo, convince Derek, il nostro amico americano, che è il marito di Andrea, a accompagnarla alla villa di Maluma. Di Maluma.
No. Lei comincia a sbraitare con Derrick che conosce le leggi americane, che voleva andare Diciamo via per tutti i dire, costi. Ti prego, cazzo andiamo via qua, state chiama la facendo? polizia, ci arrestano. Insomma, lei si intrippa, allora prende lo scooter, va a piedi, gli fa l'appostamento fuori Per dalla via. 3 mesi? Per 3 mesi. Gli fa Fino a l'appostamento che? finché lo vedo uscire. L'ultimo giorno. Con una pistola. No, l'ultimo giorno, prima di partire, prima di andare all'aeroporto, prendo la macchina, vado davanti alla villa non per mare ma per strada. Dice, se non ti Mi becco metto davanti. lì, guardo e dico, cioè, ho 50 anni, quindi dici magari non è una cosa che fa una donna di quell'età, ma è il mio cantante preferito. L'ultimo giorno vado, lo vedo uscire. Ho detto o faccio la figuraccia, ci provo, e poi o per tutta la vita ho la foto con Maluma. Con Maluma. Yes! Io pensavo, Riesci- meno male, basta, è finito, perché tutte le serie mi rompeva i coglioni con questo Maluma. Adesso è arrivato Bad Bunny, basta. Esatto. Adesso iniziamo Bad Bunny, che vive qua, no, c'ha anche una casa qua, però non vive qua. Dov'è la casa di Adesso Bad Bunny? andiamo alla... Io Maluma, tra l'altro, avevamo appena riaperto dal Covid a Rosinella, ero come manager, stavo fuori alla station e a un certo punto passano, non c'era nessuno. Era dopo riapertura, era forse 15-20 giorni dopo la riapertura, non c'era nessuno per Miami, vuota. Io alla station, passano questi due in bicicletta e io faccio buongiorno, questo frena la bicicletta, si ferma, si toglie il caschetto della bicicletta, Maluma. Ha mangiato lì? E io lo guardo e faccio, ma fa tavolo per due. Non ci credo! Ha fatto colazione da Rosinella e mi manda subito la foto. Non ci credo. Io ho detto, Ti piace anche Maluma, io ho detto c'è Maluma che sta facendo colazione da Non Rosinella. ci credo. Tant'è che quest'anno, quando siamo arrivati a dicembre, Mi hanno fatto Andrea Andrea e Derrick Derrick. ha fatto la surprise, siamo organizzati, appena atterrati il giorno dopo, con una scusa qualunque abbiamo portato al C'era concerto. Maluma quei palloni. Al concerto di Maluma. Al Al concerto di Maluma, che è Magari stato- lo dico io. No, beh, sarebbe stato interessante conoscere un milionario. Però, a proposito di milionari, qua veramente c'è. Madonna, quanti soldi Che che girano. schifo. Qua fa schifo. È quando ce ne sono. schifo. Proprio E adesso ne è- stanno arrivando ancora. Aspetta, ma la cosa di che fa più più. schifo è vederli fare la spesa con la Rolls Royce. Cioè, ma perché? Allora, mi allaccio a quello che ha detto lei all'inizio, che la gente qua non ti guarda, non gliene frega un cazzo chi Niente. sei, chi non sei, cos'hai, cosa non hai. Va bene tutto, vivi la tua vita, non mi rompere i coglioni, è il concetto fondamentale. Anzi, se sorridiamo, facciamo anche una battuta, la gente è anche predisposta, perché Sì. siamo ai Caraibi. Però, cioè, tu vai al supermercato, cioè tu parcheggi il tuo merdosissimo scooter da $1.000, il cinese, di fianco ti arriva quello con Rolls Royce che si carica la sua cassetta di acqua. Di acqua, esatto. Come se fosse Esatto. Sì. la normalità. Con Sì, $700.000 di sì. macchina. E poi ci sono le due Miami che abbiamo scoperto di recente, perché siamo tornati una sera dopo la mezzanotte, dopo l'orario dei lupi. Abbiamo scoperto che c'è un altro mondo dopo la mezzanotte di gente che non abbiamo mai visto e che mai vedremo. Praticamente secondo me si sveglia alle 9 di sera ed esce di casa, cioè quell'ora lì. Sono due Miami, una di giorno e una di notte. Esatto. Cioè, secondo me abitiamo anche gli stessi appartamenti. Sì, esatto, mai in una visti dimensione di giorno. Cioè non ci incontriamo. Io esco di sono casa e entra sbagliati qualcuno a di vivere là. nel mio appartamento. Ehi, Esatto. ti tiro le orecchie perché lo so cosa guardi tu di quelli che escono Che la cosa? notte. La Beh. percentuale di, posso dirlo? Sì. Di figa. Ma Disarmante questo esatto, qua. E ci non sono c'è pochissimi- concorrenza. Posso essere un po' volgare, ci sono pochissimi cazzi. Sì, sì. No, assolutamente. Quindi le ragazze arrivano qua speranzose di accoppiare E le non mani in c'è. sciami e non ci sono. Robe Esatto. pazzesche. Esatto. Ma guarda te. Che cosa ne guardi? pensi tu dell'America? Io la mia esperienza americana è la Florida non è Ok. America, la Florida No, è no. un melting pot fra Sud America e America Latina, cioè, quindi è un concentrato che posso dirti secondo me è il posto migliore dove vivere, perché Sì. c'è veramente dal rumeno al cubano all'egiziano, cioè sono tutti qua e coesistono Sì, ed è esatto. una bellezza. Ti trovi a parlare con portoricano mentre hai il turco e sei lì che stai disquisendo, uno che beve lo yuso e l'altro che si ammazza di Cuba Sì, Libre, sì, sì, sì. e parli di cose, cioè impari di più del resto del mondo stando in questo posto, perché il resto del mondo è tutto qui. Sì. Ed è questa forse la bellezza della Florida. L'America
la trovo una nazione straordinaria. Ha i suoi controsensi e il controsenso più grande è a volte, cioè, rispetto alla nostra mentalità, è come se non fossero lucidi. Cioè, sono delle cazzo di macchine elettroniche con la bandiera nella testa e fanno il loro cazzo di compito preciso. Digli quella dell'hamburger. Cioè, aneddoti, i primi tempi ordinavo malamente perché non capivo un cazzo dei menù, ma arriva un coso grosso così, dico scusate potete levarmi questo, questo, questo e questo, mi guarda il tipo al balcone come per dire no, scusa me le levi per piacere che mi impacciugo le mani, non lo voglio, pomodoro, cipolla, non lo voglio, no, li hai pagati, Beh, non so come fartelo pagare. Ma che cazzo di ragione? Levamelo, no? Te li ho pagati. Base. No, li hai pagati, no? Non te li posso scorporare dal conto. Così. No, sì, gli americani Che sono... cazzo di ragionamento è? Sì. Poi la cosa comica è che qua l'inglese lo parlano solo i bianchi che vengono dall'Oklahoma, Esatto. che lavorano in polizia negli uffici. Esatto. No, ma neanche. No, poliziotti se- E anche in sono polizia tutti sono cubani. tutti I cubani. don't speak Spanish. Fingono però di non sapere lo spagnolo. Esatto. Addirittura una volta ci è capitato di entrare in un ufficio, in un negozio, e la tipa ci ha detto sorry, Spanish. Cioè, Esatto. poi il sono contrario, ci sono bravo. non parlano inglese. Poi vai in zona dove non parlano inglese. Baracchino dei churros, sorry, io non parlando spagnolo. Don't speak English. Arrivo io. Se Nel rivolgevo al panico. cliente, tu parli inglese? No, io non parlo inglese. Che cazzo sono? Scusa. Sono in Nel America. panico più totale. Panico non totale che sanno nessuno parlava proprio- inglese. Vabbè, la follia È totale. questo. Bene. Quindi, e tu perché vorresti venire qua? No, io non mi trasferirò mai negli Stati Uniti in pianta stabile. Cioè, Ok. a me l'Italia mancherebbe troppo. Anche perché poi, dopo 3 mesi, secondo me, è il tempo limite. Poi Sì. devi prendere una pausa di 3 mesi e poi devi ritornare altri 3 mesi. Perché dopo 3 mesi non è soltanto la saudade, io penso di parlare per tutte e due. È proprio che si innesca un meccanismo in cui non ce la fai più a relazionarti con quei 20 italiani, perché bene o male Quella è la comunità è cerchia, grande, esatto. però hai un ristretto numero di amici sì, che sì. frequenti volentieri, poi il resto lasci perdere. E poi relazionarsi comunque con l'americano, con il cubano, hanno la loro mentalità, il loro modo poi anche il loro modo di parlare fluente, tu non l'avrai mai. Quindi o sei uno che veramente sa benissimo madrelingua e allora anche la tua personalità nel dibattito, vuoi fare il tamarro? no, però per dire, io una conversazione con un americano in cui vederlo sorridere alle mie battute non l'ho mai fatta. Ma Sì. forse perché le tue battute fanno schifo in Può America. darsi perché Può magari darsi, fanno che cagare, magari però, americano da parte Derrick che hanno mi un capisce senso. perché Sì, parla hanno anche un italiano. senso del... Però essere avere un Sì, un dialogo e questa fluente. cosa per me che sono un comunicatore è frustrante. Ok. Cioè dopo un po' mi frustra Dobbiamo avere a che tornare a fare. casa. E, quindi, Esatto. no, e poi ti manca l'Italia, Sì. con i suoi controsensi, i suoi problemi, con tutte le sue cose. E poi penso che anche il tramonto più bello alla 150esima volta che hai visto è sempre quel È cazzo sempre di un tramonto basta. bellissimo. Fammi vedere ste cazzo di Dolomiti, ragazzi. Esatto. Fammi vedere Fammi che fare- belli i basta. tetti di Milano. Queste Questa belle, bell'aria queste belle buche inquinata. per terra. Le bestemmie. Ah, è bello il Veneto con le sue virgole. Giusto, Fantastico. bene. E allora abbiamo capito oramai tutte che vai combinando tu in giro per Miami. E poi adesso devi rientrare Adesso- che tu c'hai un bel compito adesso. Sì, Esatto. adesso sì, per queste cose che Esatto. ti dicevo, che a me piace tanto fare del bene, spero di essere votata nel comune di Reggio Emilia. Votate. Esatto, perché vorrei aprire a Reggio Emilia, vabbè, a parte aiutare i vecchietti, tutto quello che faccio sempre coi suoi soldi, grazie amore. Grazie. Lo voglio grazie. fare in una maniera un po' più ampia e mi piacerebbe costruire a Reggio Emilia il primo centro vaccinale per i cani, cioè sai Ok. i cosi, Sì, come sì, si chiamano? sì, sì. Mi viene in mente in spagnolo. E dillo in spagnolo. No, i veterinari, Sì. ecco, il primo centro veterinario non vaccinale, ho sbagliato, dove vai a portare i cagnolini, però tipo con la mutua, dove Ah, ci ok. sono Volontari che curano, perché ci sono curano. tante persone che hanno animali ma non possono permettersi Non hai- di curarli. esatto. No, e questo Spesso e volentieri soffrono di patologie che li portano anche alla morte, ma non se- possono curarli, capito? E quindi mi piacerebbe che Reggio Emilia fosse la prima città a fare questa cosina qua. Bellissimo. Sì. E allora ragazzi andate subito a Lista civica
votare. Tarquini, Brava, mi esatto. raccomando, cari. vi devi essere residente in Emilia Romagna. No, non devi essere, quindi Poi sai, andate essendo nata, no, devi essere residente per a Reggio votare, Emilia per per votare, votare, vabbè, allora, quindi tutti a spostare la residenza. Me l'hanno Tutti scritto a in spostare tanti. la residenza. No, è bello, soprattutto io amo gli animali. Noi Se lì, tu non avessi inizialmente soldi per curarlo, come Esatto. fai a un certo punto che ti trovi in difficoltà? Che Lo poi il abbandoni. problema è anche quello degli Stati Uniti, qua è pesante sto problema. O c'è il No. miliardario che c'ha il cane col ciuffo rosso Guarda, pitturato, se no c'hai veramente guarda, ragione. noi con Chiedi a lui l'ultima volta. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto al veterinario? io ho Quanto che ci è arrivato? speso $800 dal veterinario. Allora, io amo gli animali. L'idea mia iniziale l'idea che abbiamo avuto all'inizio era di prendere un cane, però poi lavorando tutti e due Sì, nel come fai? tutto il giorno, io ho detto sinceramente a me di prendere un cane, non neanche lasciare a casa? adottare un cane e lasciarlo a casa tutto il giorno, ho detto no. Allora siamo andati sull'opzione che è il gatto. Che è il Sì, gatto tanto che loro stanno proprio bene, È loro non indipendente. gliene fotte un cazzo. Loro stanno bene. Solo, e l'idea mia che iniziale avevo del gatto era sincero, ho detto vabbè, tanto al massimo il gatto, se proprio non sappiamo gestire roba, apri la porta e il gatto se ne va e sta tranquillo. Io adesso dormo abbracciato al mio gatto. E l'ultima volta che sono andato al veterinario perché aveva vomitato una volta, ho speso $700 di raggi. qua Ti sono- è andata bene. Sono aggressivi. Per Gino $900 mi hanno Esatto. chiesto. Nonostante l'assicurazione, tutto escluso, e io l'ho fatto, cioè nel senso, quella mi ha detto guarda c'ho da fare i raggi, da fare io. Eh sì, Vai. perché qua devi avere Perché un'assicurazione anche per sternutire. Devi avere, esatto, devi avere l'assicurazione e Cioè, l'ho per le fatto. scarpe sono assicurati i piedi. Esatto. Però sì, per soprattutto chi non ha, chi ha un cane, per un cane per avere già iniziato a essere impegnativo. Sì. Abbiamo avuto adesso degli amici nostri che hanno il cane, che ha avuto un tumore, ha avuto un Oddio, paccio. ma... Sta facendo E ha fatto tutte però- il progetto, adesso sta bene, Meno si è male, ripreso, va. però ti Però trovi... si sono venduti la casa. ti costa almeno, hanno speso almeno $10.000. Mamma mia, ragazzi. Che ti devono uscire di tasca tua, Sì, non c'è sì. assicurazione, non c'è cazzo, anche perché poi arrivati a quei punti l'assicurazione ti dice no, mi dispiace, non copriamo Ma niente, non ce ne frega, non cazzo. ce ne esatto, quindi quello, no, assolutamente ti sosterremo, adesso in poi ogni puntata io ricordo di andare a votare fino al 8-9 giugno, 8-9 si vota a Reggio giugno, Emilia, ragazzi, da sì. adesso in poi bombarderemo. E poi adesso arriva il momento del prosecco al tramonto. Esatto. E chiedetevi perché voglio vivere a Miami almeno Esatto. 4-5 mesi all'anno. Quindi perché adesso guarda, costretti a dover Siamo fare un costretti giro ad andare con a- un prosecchino a vedere al tramonto, è per questo che vi lasciamo. Grazie, Ragazzi, è stato un grazie, piacere, Gri, grazie a voi. Vi auguro buona fortuna con questo Podcast, ma podcast. vodka. Perché è una idea Carino. fighissima. L'idea è appunto, molte volte non si vedono anche i sacrifici che fanno, soprattutto anche gli italiani all'estero, perché molte volte uno si basa solo su Instagram. Si basa su Instagram e non vede che magari uno si fa il culo dalla mattina alla sì. sera. Infatti questa sarà la puntata 2 quando ci incontreremo, che ti racconteremo tutti i disastri che abbiamo vissuto nell'arco di 10 anni per riuscire a capire come vivere in questo posto, perché non pensate che conosco la lingua e arrivo, no. No, Qua c'è tutta una subcultura di cazzi in culo che cioè, qua veramente ha descritto appieno. cioè, proprio devi fare tutto un percorso proprio di martellate sulle unghie prima di arrivare a capire come si sta in questo posto. Basta. Esatto. Posso dire l'ultima cosa? Prego, ma assolutamente. Amici italiani che avete un marito, un fidanzato, amiche che avete una fidanzata, potete venire a Miami perché a Miami è tutto libero, liberi di amarvi sempre. Quello Vabbè, sempre. quello c'è Anche questa quello è una cosa è qua la bella, discriminazione È non bellissimo. esiste, tranne i neri che odiano i cinesi Chi te l'ha detta questa? e i messicani. Veramente? Sempre i neri che odiano i messicani o No, i neri odiano i messicani, cioè, perché io purtroppo queste fattezze da peruviano e i primi tempi cercavo di vestirmi un po' rapper, no? Prima di adottare il mio look total black e vedevo che mi guardavano malissimo. Hola! Perché
perché mi guardano così? Perché è del messicano. Poi me l'ha amore. spiegato un amico nero qua del posto, mi ha spiegato, guarda che ci sono alcuni dei ghetti qua che non è che li vedono benissimo, quelli che arrivano a fare Wanagana di quella parte lì quindi, E quindi a ha parte abbandonato. Bene, di nuovo grazie Grazie, mille Cri. e tanti auguri. Grazie. Di nuovo ti sosterremo. Grazie, anche per Grazie a te Grazie, anche Paolo per patatine. essere venuto, per esserti aggiunto. Aggiunto. Sono per il prosecco. Esatto. Ragazzi, Ciao. grazie di tutto e ci vediamo alla prossima puntata. Un bacione. Ciao.